Buongiorno e bentrovati a questo nuovo esercizio. L'oggetto che dobbiamo modellare è quello che si vede nelle proiezioni proiettate. È un oggetto abbastanza semplice, ce la possiamo cavare con qualche estrusione. L'unica particolarità che è in pollici, eccolo qua. Allora andiamo ad aprire un nuovo file di parte, ovviamente in pollici. Dividiamo lo schermo in due parti, qui teniamo il nostro disegno in 2D e qui costruiamo il modello. Partiamo subito col costruire questa parte sul piano XY, quindi con uno schizzo sul piano XY. Allora andiamo a fare il nostro schizzo. Di una U, poi chiudiamo, dirigiamo secondo Y questo lato, perpendicolari a piacere, quante ne servono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi diciamo che questo lato e questo è uguale e diciamo anche che questo lato qui e questo sono uguali, dando la collinearità di questi due. Poi possiamo andare a posizionarlo. Mancano 6 quote, 2 sono sicuramente la posizione. Mettiamo questo punto medio nel punto centrale e adesso possiamo andare a mettere le quote che servono, che sono la larghezza totale, che è 0,5, 1,4, 0,5 la somma, quindi 0,5 per 2 più 1,4. E qui devo aver sbagliato qualche cosa, eccolo qua, mi sono lasciato 1, 0. Poi dobbiamo dirgli che questa profondità è 1,12, 1,12. Poi che questo dentello è 0,4. C'è rimasta una quota necessaria ed è la quota della larghezza di questi due dentelli, che è 0,5. Poi sono uguali e quindi quotando uno dovrebbe essere quotato anche l'altro. Per controllo andiamo a fare anche questa quota, ma vedete che ci dice che la quota può essere messa come non parametrica perché l'oggetto è già vincolato. Accettiamolo, così ci teniamo anche quello 0,5 visibile. L'oggetto è completamente vincolato, lo schizzo è finito. Andiamo a fare la estrusione, che è per una altezza, eccola qua, di 1,9. Ora possiamo terminare questa parte andando a fare questo scassettino. Allora schizzo questa superficie qui di un rettangolo, lo faccio volutamente storto così poi si sistema mettendo questo coincidente con lo spigolo, questo coincidente con lo spigolo, il punto medio di questo con il punto medio. Ok, poi mettiamo due perpendicolari, questa, ecco, non prendete lo spigolo ma prendete una curva dello schizzo, che è questa, perché qui c'era un'altra ma è la proiezione, quindi questa,
e qui mettiamo un'altra perpendicolare tra questo e questa curva qui dello schizzo, non questa ma questa, ok? Una sola quota necessaria, ci rimane la larghezza da quotare, quindi andiamo a prendere sempre la curva dello schizzo e quotiamo 1. Fine, l'oggetto è completamente vincolato, fine. A questo punto facciamo una bella estrusione a tagliare, qui non si vede di quanto, di 0,4, quindi qui mettiamo prima la dimensione e poi gli diciamo che è a tagliare. Diamo l'ok e la parte di sinistra dell'oggetto è completamente modellata. Andiamo a sistemare la nostra inquadratura e andiamo a proseguire la modellazione dell'oggetto facendo questa punta qui. La soluzione migliore per fare questa parte è ancora uno schizzo sul piano XY, quindi 1, 2, facciamo lo schizzo, ok, qui mi è centrato un pezzettino di arco, quindi abbiamo due spigoli da far coincidere, questo, allora, questo è il primo e questo è il secondo. Poi andiamo ad allineare il punto medio di questo col punto medio dello spigolo e andiamo a far coincidere questo spigolo con questo. Poi mettiamo due perpendicolari, attenzione non con lo spigolo sempre ma con la curva, anche qui tra questo e non lo spigolo. Questa è la curva, la proiezione dello spigolo nello schizzo 3, quindi no, questa è la curva giusta. Poi gli andiamo a dire che questo è allineato con questo punto, che queste due parti sono uguali e dopodiché mettiamo le quote. Allora sempre la curva è 1.4, eccolo qua, la lunghezza totale è 3.58, due quote ancora necessarie, questa è una sicuramente, 3.58, e poi l'angolo di 30 gradi che, essendo queste due uguali, finisce per chiudere, ecco qua, 30 gradi, finisce per chiudere lo schizzo completamente vincolato. Fine. Lo estrudiamo di 1,12 in aggiunta, estrusione 1.12 in aggiunta e diamo l'ok. Andiamo subito a fare il dentello, per fare il quale uno schizzo su questa superficie. Proiettiamo questo spigolo e questo spigolo. Trasformiamo tutte e due queste rette in linee non ausiliari ma effettive di schizzo. Costruiamo una linea qui in mezzo più o meno, ok. Andiamo a quotare la sua distanza dalla punta che è 0,76, no, prima la andiamo a dirigere, quindi facciamo che sia parallela. Facciamo che sia parallela a questa, perfetto, poi la estendiamo di qua e di qua e poi andiamo a mettere la quota che è, manca una sola quota di questa dallo spigolo che è 0.76. Anche questo schizzo, anche se ha due parti che diciamo sbordano dall'estrusione, non è importante, questo schizzo è completamente vincolato fine e lo estrudiamo tagliando di 0,44, quindi estrudi a tagliare di punto 44 e abbiamo fatto anche questo dentello.
Ora c'è rimasto da fare, credo, soltanto questo foro, per fare il quale facciamo uno schizzo su questa faccia, avvia schizzo su questa faccia, e il foro lo facciamo facendo un punto. Dopodiché due coordinate, quindi ok, due quote necessarie che sono 1,38 dallo spigolo, la longitudinale 1,38 e 0,56 dalla base la verticale, punto 56, completamente vincolato, fine. E ora andiamo a fare il nostro foro, che come vedete ha già messo lì completamente forato tutte le facce. Diametro 0,5, vediamo se è giusto, diametro 0,5 in giusto, foro normale senza sede, diamo l'ok, l'oggetto è terminato. È una modellazione abbastanza semplice che abbiamo concluso con 4 passaggi di estrusione, in realtà 5 perché anche il foro è un passaggio di estrusione. Andiamo a verificare di aver utilizzato tutte le quote, quindi 0,56, 1,38 l'abbiamo usata, 0,5 anche, 0,44 sì, 1,12 sì, qui 3,58 sì, 0,76 sì, 30 gradi sì, queste 3 sicuramente, l'altezza e questa larghezza, quindi le quote sono state utilizzate tutte. Questa, diciamo, in qualche maniera è diciamo un buon segnale che la modellazione è stata fatta correttamente. Comunque, come ho già detto in tanti altri filmati, e come suggerisco di fare anche agli studenti quando fanno l'esame, è quello, una volta modellato l'oggetto, di rifare questa proiezione ortogonale con lo stesso metodo, il metodo europeo, e di verificare che le viste siano, facendo queste 3 viste, le viste fatte siano coincidenti con le viste con le quali noi abbiamo costruito il modello. Bene, anche questo esercizio è terminato. Al solito non mi resta che chiedervi di iscrivervi al canale. Poi se qualcuno volesse anche avere in mano questi disegni, c'è una condizione di abbonamento mensile che è abbastanza poco costosa, se praticamente mi sembra siano 2 euro per avere 2 disegni, 1 euro a disegno, insomma, come costo. Quindi iscrivetevi al canale, se volete anche il materiale abbonatevi. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato.